Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, con il video di oggi mi piacerebbe fare un omaggio non solo alla donna, ma diciamo alla sfera della femminilità. Il video vuole essere uno spunto di riflessione su come migliorare, valorizzare o reimpadronirsi della propria femminilità. Sono spunti di riflessione. Adesso andremo a vedere poi con i tarocchi, diciamo dei punti cardine di questa situazione, però poi avremo anche degli oracoli e quindi insomma sarà più un messaggio di incoraggiamento, o meglio, così vorrei che fosse. Bene, l'idea che ho per i mazzi è, con il primo mazzo che è quello grigio, diciamo che è per persone fino a 25-30 anni di età, perché sappiamo che il divino femminile è sia negli uomini che nelle donne, quindi anche se siete uomini che state guardando va benissimo. Il mazzo giallo diciamo che va dai 30 ai 55-60 anni, mentre il mazzo azzurro è diciamo dai 60, 55-60 in su. Quindi questo è un po' come lo intendo io, perché chiaramente in base alla esperienza della persona cambia il tipo di percezione della femminilità, del potere femminile e della donna in sé. Ok? Bene, ci vediamo nella vostra lettura. Benvenute alle persone che hanno scelto il mazzo grigio, quindi ai giovani, giovanissimi direi. Ok, andiamo a vedere come, diciamo, qual è la vostra percezione del femminile in generale, poi su che cosa lavorare. Andiamo a vedere anche le zone d'ombra magari, e poi su che cosa lavorare per migliorare, per riprendere potere di quella sfera. Come dico sempre ragazzi, le letture sono generali, quindi prendete quello che risuona e lasciate andare il resto all'universo. Se non risuona proprio nulla potete ascoltare una delle altre letture, se volete contattarmi potete scrivermi un'email all'indirizzo che vedete lì, qui scritto. Allora, abbiamo un 3 di spade ragazzi, un cavaliere di pentacoli, uh, fante di pentacoli, 8 di bastone al contrario, la regina di spade e poi qui abbiamo un 5 di spade e la regina di bastoni. Allora, devo dire che partendo con questo 3 di spade c'è qualche cosa inerente il vostro divino femminile, la vostra femminilità, mm, il vostro vivere la donna, sia che siate uomini sia che siate donne, che ha questo 3 di spade, che ha questa sofferenza dentro, c'è qualche cosa, probabilmente qualcuno si sente o si è sentito tradito dalle donne o da una donna in particolare. E devo dire che con questo cavaliere di pentacoli ho la sensazione che siate un po' prudenti, che mi è arrivata una parola, sommesso. Quindi è come se aveste un'idea, diciamo che la donna deve essere sommessa, o tutto quel lato, per esempio se siete uomini, tutto quel lato femminile, creativo, empatico debba essere quasi impercettibile in un uomo. È come se ci fosse qualche cosa che vi fa andare un po' coi piedi di piombo. Abbiamo poi anche questo fante di pentacoli, il lotto di bastoni al contrario e la regina di spade.
Mm. Di nuovo, ho come la sensazione che viviate o la vostra parte femminile o quello che potrebbe essere l'idea, l'ideologia che si ha della donna, come se la donna non potesse permettersi di parlare, di esprimere il suo pensiero. Io non dico che sia una credenza a livello cosciente, ma è qualche cosa che lavora nelle vostre emozioni, è il modo di sentire. Voi fateci caso se quando magari parlate con una persona che ha un forte lato femminile, anche se è un uomo, se c'è qualche cosa che vi viene naturale magari sminuire. Quando questa persona esprime quel determinato lato, quello che fate voi è criticarlo o sminuirlo, perché in qualche modo voi avete la percezione che non sia buono esprimere quel lato empatico. Difatti poi qui abbiamo anche una regina di spade, quindi è un po' come se tutta questa parte emotiva venisse un po' repressa, come se fosse sommessa, come se fosse qualcosa che deve venire fuori un passo alla volta, come se... Tenete presente che il Cavaliere di Pentacoli è sempre... In questo mazzo proprio arriva a piedi, quindi è un'energia lenta, super lenta. Io ho come la sensazione che un'altra credenza, un'altra idea che si possa avere è che le donne devono lavorare nel retro. Sapete come quella frase che si dice dietro un grande uomo c'è una grande donna? Ecco, perché dietro? Perché non di fianco? Ipotesi. Va bene, il 5 di spade e la regina di bastoni. Io credo che qui ci sia anche parecchia confusione per questo tipo di questione a, diciamo, vivere in modo pulito questo lato vostro, perché comunque c'è un 5 di spade, c'è un qualche conflitto all'interno di voi stessi su come dovrebbe essere una donna, ehm, o che ruoli magari dovrebbe ricoprire, o come dovrebbe essere una relazione con la propria parte emotiva, con la propria parte, che sente, no? Ehm, però ho come l'idea che questo porti anche una sorta di disequilibrio nel viversi le passioni a livello di donna e la sessualità proprio. È come se ci fosse una sorta di contrasto su come sia meglio agire, perché è come se da un lato vorreste comunicare il mondo, ma è come se c'è qualche cosa che vi congela con questa regina di spade. E qui abbiamo un 3 di spade, c'è questa forte sofferenza. Guardate ragazzi, quando c'è questa... c'è una forte sofferenza normalmente, quando è veramente tanto grande e il corpo, sia quello fisico sia quello energetico, non riesce a processare, il corpo emotivo, il corpo mentale, ok? E non si riesce a processare questa grande sofferenza, cosa succede? È un po' come se si irrigidisse, diciamo così, il cuore, no? Ma perché? Perché si crea come uno scudo protettivo. Perché? Perché c'è già tanto dolore dentro e perché non entri ancora, ok? Quindi si crea una sorta di scudo protettivo. Ehm, Molte volte ci sono cose nella vita che intaccano questo scudo e quindi sofferenza dopo sofferenza questo scudo diventa sempre più... Tenete presente la pelle, no? Quando si forma un taglio, si cicatrizza, si spessisce la pelle. Ecco, funziona allo stesso modo, anche a livello energetico. Il punto è che dopo un po' è come se ci si creasse un muro intorno al cuore e a volte ci si sente cinici, ci si sente freddi,
in realtà è un distacco che si è provocato proprio perché non si riusciva a tollerare questa sofferenza. Quindi in realtà quando una persona magari appare cinica, appare fredda, è perché ha il cuore da sciogliere. Fatemi sapere come vi risuona nei commenti. Noi intanto andiamo a vedere. Conoscio? Cosa si vede e cosa non si vede del vostro rapporto o relazione con la donna o il vostro lato femminile? È un'altra regina di spade, eh? E parla di morale, ragazzi. Qui c'è qualche cosa inerente alla donna sommessa, alla donna rigida, alla donna casta. Ed è anche per quello che poi qui esce la regina di spade, scusatemi, la regina di bastoni, che è colei che ammalia le persone, ed essendo un bastone anche collegata al fuoco, alla passione, è una che si diverte per capirci, però c'è confusione mentale per quello che riguarda il viversi anche, mi verrebbe da dire, la sessualità come divertimento. Innocenza e solitudine. Ragazzi, perché ho la sensazione che qualcuno sia stato abbandonato? Non deve essere necessario un cioè necessariamente un abbandono di tipo fisico, cioè che i vostri genitori vi hanno abbandonato in un orfanotrofio o cose del genere. Può anche essere un abbandono di tipo emotivo, dove magari il genitore o il tutore o chi per lui o lei era presente fisicamente, ma non a livello emotivo, ossia non attendeva, ehm, non soddisfava le vostre esigenze a livello emotivo. Perché qui ho come la sensazione che ci sia una ferita un po' più profonda, in effetti, eh? Mm. Quando c'è la carta dell'eremita si parla sempre di un'introspezione e vi dirò che avendo comunque anche il fante di pentacoli potrebbe esservi utile ehm, approfondire il tema. Cioè, la lettura di oggi può essere uno spunto, ma se c'è qualche cosa che vi ha toccato, approfondite il tema, fate ricerche, studiate, prendete libri, approfondite. Allora, voglio andare a vedere ancora una credenza limitante o una domanda. Adesso vediamo un pensiero su cui meditare, mettiamola così. Perché mi è difficile avere fiducia in me stesso? Mm. Quando c'è tanta morale c'è paura del giudizio altrui, ragazzi. Pensate a quanto è importante per voi il giudizio degli altri. Ok, voglio andare a vedere una zona d'ombra di questa situazione. Dipendente. Può esserci una questione di dipendenza dall'approvazione degli altri, ragazzi? Oppure avete fiducia, cioè non avete fiducia in voi stessi o avete poca fiducia in voi stessi perché vi sentite dipendenti dalle scelte e dal soddisfare le aspettative degli altri? Andiamo a vedere ancora un messaggio da parte delle fatine. Purezza.
Mm. Sì, sostanzialmente qui vi dice di aver fiducia, e qui anche era il tema la fiducia, nella purezza del vostro cuore. Guardate dentro e lì troverete le risposte alle vostre domande. E che bisogna sciogliere questi strati, bisogna togliere gli strati della cipolla, diciamo. Guardate, ragazzi, appena ho visto questa carta insieme al tre di spade, mi è venuta una cosa che adesso sto per dirvi. Il cuore, come centro energetico, quindi come quarto chakra, ha il potere intrinseco di curare. Il nostro corpo fisico ha la capacità di autoguarire. Pensate a quando ci tagliamo, ok? E si genera poi la crosta, si fa la cicatrice dopo e si stacca, quindi si cura da solo. E questo tipo di imprinting, di programma, noi ce l'abbiamo sia sul corpo fisico, ma anche sul corpo emotivo, sul corpo energetico in generale, no? Quindi su tutti gli altri strati dei campi aurici. Quindi anche il cuore a livello emotivo, proprio come centro energetico, come chakra, ha la potenzialità di guarire i traumi, ok? Ci sono delle tecniche per poterlo fare, però è tutto da lì, dalla purezza del cuore. È un po' come vi dicevo prima, bisogna togliere tutti quegli strati che si sono creati per protezione, fondamentalmente. Ragazzi, fatemi sapere se la lettura vi è servita. Potete mettere un like se vi è piaciuta, insomma, se è stata di ispirazione. Se volete supportare il canale potete anche commentare e condividere. E io davvero mm, la sento un ottimo spunto di riflessione. Bene, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenute alle persone del mazzo giallo. Anche a voi, come sempre, ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi prendete quello che vi risuona, ok? È facile che non risuoni tutto, voi semplicemente prendete i messaggi che vi servono. Se non dovesse risuonare proprio nulla, potete ascoltare una delle altre due letture. E per chi volesse contattarmi via mail, può scrivermi a questo indirizzo. Ok. Abbiamo un asso di denari, un 7 di coppe, un 5 di spade, un cavaliere di bastoni. Allora, ho come la sensazione qui che abbiate scoperto una nuova forma di vivere o la donna, o il vostro lato femminile, o il vostro lato empatico, emotivo, diciamo così. È un po' come se ci fosse stato un nuovo modo, o siete in un momento dove iniziate a vedere le cose da un altro punto di vista. Può essere che qualcuno stia iniziando un percorso di crescita e che quindi questo aiuti. Un percorso di crescita può essere una scuola, un aiuto terapeutico, un libro, un canale YouTube, qualche cosa in radio magari. Cioè quello che è per voi stimolante, a farvi delle domande e insomma a porvi degli obiettivi, a cambiare, ecco. Perché appunto con l'asso di denari, ragazzi, ci sono delle buone prospettive, come se un seme fosse stato piantato. E in questo mazzo mi piace particolarmente perché c'è il toro, dà proprio segno di stabilità, di possenza, non so se essere possente, ok? Ehm, e poi abbiamo questo 7 di coppe, quindi ho come la sensazione che qui ci sia stata una sorta di restyling, se vogliamo, nel vostro modo di vivervi l'empatia o appunto vivere la femminilità. Ehm,
Diciamo che è un qualche cosa che sta nascendo, come vi dicevo appunto, a livello ideologico, è come se fosse un cambio di vedute, un'apertura delle prospettive, mi viene da dire. Il punto qual è? È che ho come la sensazione che questo tipo di apertura crei qualche bisticcio con questo cavaliere di bastoni. Nel senso che molte persone iniziano a vivere l'empatia, la parte empatica in un modo diverso rispetto a prima e ci sono degli scontri a livello mentale, cioè chi ha ragione, è giusto quello che sento o è giusto quello che penso? Ed è un po' quello, no? E fate attenzione perché quando c'è il 5 di spade si parla sempre di quello che sono le lotte del proprio ego, le lotte mentali, quei giri di pensieri o di parole, nel caso sia con qualcun altro, che appunto poi alla fine non portano a una reale soluzione, più chi vince la battaglia piuttosto che come risolviamo il problema. E questo ho come la sensazione che si ripercuota su come voi vivete la vostra femminilità o il vostro modo di vedere le donne nella vita quotidiana. Allora, se siete donne, ho come la sensazione che siate un po' carenti di femminilità, o comunque c'è sempre qualche cosa che vi dite, ah sì, quello però lo potrei fare, anche quello, però poi comunque in qualche modo si lascia andare, come se ci fossero cose più importanti, no? Per voi o comunque nel vostro modo di pensare. Se invece siete uomini, ho come l'idea che diate per scontate certe cose delle donne o di quello che è il mondo femminile o il mondo delle emozioni. Mm? Ho un po' come la sensazione che confondiate la passione con col sentimento. Ok, andiamo a vedere con Osho. Cosa si vede e cosa non si vede. Vite passate. Scusate, mi sono resa conto che ho tolto il mazzo. Repressione e lottare. Ragazzi, ho la sensazione che probabilmente ci sia qualche questione legato a delle vite passate, perché qui lo dice, questa è la carta della luna, per farvi capire. In questo mazzo viene chiamato le vite passate, però parla anche di, per dire, eventi del passato. Ognuno poi lo applica alla propria realtà, però è come se ci fosse stato qualche cosa dentro di voi che è stato represso. E ho come l'idea che voi reprimiate proprio questa parte. Diciamo che ho come la sensazione che avete della donna o del ruolo che deve avere la donna, un'idea molto materiale, o perlomeno questo è quello che avete avuto fino ad adesso, fino a prima di questa apertura. È come sento come se la parte femminile che è dentro di voi avesse tanto da dare, ma in un certo modo qualcuno qui la reprime. Si è un po' combattuti perché è un po' come se, ve la dico così, è un po' come se fosse stati cresciuti come una maschia, capiamoci. Una donna che però deve farcela indipendentemente dall'uomo o comunque una donna che... Guardate, ci sono anche certi settori lavorativi dove c'è una credenza limitante che è devo essere mascolina per far carriera. Ecco, ve la butto lì, magari così a più... avendo un esempio, insomma, si capisce di più che cosa intendo dire. Va bene, andiamo a vedere ancora un dubbio, una frase su cui riflettere, un pensiero limitante, insomma, qualche cosa. Perché mi è difficile prendermi una pausa?
interessante. Interessante. Queste sono troppe, ragazzi. Guardate, questa c'entra e la metto lì, le altre non le voglio leggere. Perché mi è difficile lasciare andare? Lasciare andare il controllo, mi viene da dire, o lasciare andare il timone, mi viene da dire. Sì, il comando, il controllo, è anche un po' quello. Ci sono certe persone che pensano che, e qui è una questione di ego, ragazzi, che senza di loro il mondo si fermi. Voi chiedetevi, ma perché penso di essere così importante? Cioè, nel mondo del lavoro, se manca una persona, in qualche modo si fa, non casca il mondo per un giorno o due. Se state male, prendetevi il tempo per recuperare, il tempo per prendervi una pausa, appunto. Va bene, andiamo a vedere un possibile lato d'ombra di questa situazione e poi un consiglio finale con le fatine. Abbiamo ipocrisia e arroganza. Magari qualcuno è troppo arrogante, o magari qualcuno è stato arrogante nei confronti della donna, o probabilmente qualcuno pensa di dover essere arrogante, magari nel mondo del lavoro. Cioè, è un po' come se faceste fatica a tirare fuori il lato femminile, qui il lato empatico. Sento che siete molto proiettate su quello che... sul non farsi vedere deboli. Fatemi sapere poi nei commenti, interessante, se vi risuona. Ok, un consiglio finale con la carta delle fatine. Purezza, è uscita anche alla scelta 1 e vai fuori, fondamentalmente questa carta dice. Avete bisogno di riprendere contatto con la natura, ragazzi. Ehm, più che altro è come se aveste bisogno di pace nella mente. In effetti qui abbiamo un 5 di spade, E poi vi dice anche di guardare all'interno del vostro cuore perché lì giacciono le risposte che state cercando. Amici del mazzo giallo, fatemi sapere che cosa ne pensate e come vi risuona la lettura. Io spero che vi sia stata comunque d'aiuto, fatemelo sapere con un like, con un commento, con una condivisione, con un'iscrizione. Ogni tipo di supporto per me è importante. Io vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E benvenute anche alle persone del mazzo azzurro. Andiamo a vedere anche per voi che tipo di rapporto c'è con la donna, con il ruolo della donna o col vostro lato femminile o empatico, emotivo. Come dico sempre, ragazzi, le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Prendete quello che vi serve, lasciate andare il resto. Se non dovesse risuonare nulla, potete sempre ascoltare una delle altre due letture e se volete contattarmi potete scrivermi un'email all'indirizzo che vedete lì sul tavolo. Ok, allora partiamo con il mondo, un cavaliere di coppe. 4 di pentacoli. Mm. 2 di coppa al contrario, re di bastoni al contrario, 4 di coppa al contrario e papa al contrario. Wow! Guardate, ho come la sensazione che siate arrivati ad un altro livello di considerazione della donna, perché partiamo dalla carta del mondo. Ho l'idea che molte persone qui si stiano iniziando a dare il giusto spazio, inizino a mettersi al centro del mondo, del loro mondo. O può anche essere che per qualcuno qui, magari qualcuno è già nonno
e vi sentiate insomma parte fondamentale ehm, nella conduzione, nell'accompagnamento del nucleo familiare. È una bellissima carta, devo dire, ma c'è comunque una presa di consapevolezza, si parte comunque da un momento di risultato ottenuto. Poi ragazzi, qui abbiamo un cavaliere di coppe e il 4 di pentacoli e questa sfilza di carte. Allora, qui, quello che vi dicevo dei nonni, ho scelto questo mazzo ragazzi perché è il mazzo, mi sembra che si chiami dell'età d'oro, ok? E infatti è, diciamo per persone mature, però mi piace molto, ha dei colori bellissimi e anche le rappresentazioni sono simpatiche. Comunque, tornando a noi, quando vi dicevo del nonno o della nonna, è come se in questo caso il vostro ruolo è un po' cambiato, ehm, rispetto all'idea che avevate prima di donna o di parte femminile o di vostra parte emotiva, il come vivevate le emozioni, e adesso siate in una fase dove può essere che lo diate per scontato, che dovete dare, ok? È come se ci fosse qualche cosa che vi dice: ok, dovete essere lì per gli altri, sei lì per gli altri, puoi dare. Tenete presente che il Cavaliere di Coppe è una bella carta, nel senso è quella persona che fa quell'offerta stabile, come per dire: guarda che io ti offro questo e ci sarà sempre questo, quindi è come se fosse tipo un supporto. C'è da dire però che ho come la sensazione che siate ben strutturati da un punto di vista del vivere la vostra emotività o il vostro lato femminile, che vuol dire anche il lato creativo, il lato percettivo, ok? O il ruolo della donna è come se siate parecchio attaccati a certe zone di comfort. Cioè è un po' come se aveste certe emozioni solide che vi siete create grazie a un lavoro sull'autostima, grazie a quello che è il vostro percorso di vita e che rimaniate con questo attaccamento a queste cose. Può anche fare riferimento a un attaccamento di tipo materiale, come se questo sì, nuovo momento, questo nuovo ruolo, insomma, vi dia maggior motivo di proteggere, accudire quelle che sono le cose che già avete. Sta di fatto qui, ragazzi, che ho come la sensazione che, ecco, forse sarebbe da rivedere il vostro ruolo della donna all'interno della coppia, uomini o donne che siate, ho come la sensazione che qui non volete più saperne niente dell'altro sesso, né di uomini se siete donne, né di donne se siete uomini, né di legami, né di compromessi, né di, mi viene da dire, attese eterne, non volete sapere di festeggiamenti, di ufficiali, non volete niente, cioè libertà allo stato puro. Ecco, in questo senso sento che stiate un po' rifiutando l'altra parte. Ho come la sensazione che molte persone, prima di tutto, potrebbero essere single in questa fascia di età. O comunque se c'è una relazione, qualcosa di non ufficiale, e ho come l'idea che vada bene così. Cioè, questo non voler, diciamo, prendere accordi, 2 di coppe, con la controparte, e qui si capisce bene la controparte perché c'è la parte femminile che è questa, che è quella che stiamo vedendo noi, ma c'è anche la controparte maschile, che ragazzi è a testa in giù. Cosa vuol dire? Noi siamo fatti di 2 poli, il polo positivo e il polo negativo, parte polarità femminile, polarità maschile, no? Chiamiamole così per capirci. Nel momento in cui si rifiuta una polarità, in questo caso quella maschile,
Capite che la bilancia casca da una parte e non c'è più l'equilibrio? Quindi rifiutare l'uomo o la donna, diciamo il vostro sesso opposto, per una serie di rimanere nella zona di comfort, per una questione di magari sto bene così e va bene così, un po' come il non voler affrontare per non rischiare di star di nuovo male, è un po' una cosa di questo stile. Però ecco, ho come la sensazione che qui stiate un pochettino rifiutando tutto quello che è il mondo maschile. Dico maschile perché, perché si parla del lato femminile della donna, però può anche essere se siete uomini. Allora, il lato, diciamo, la polarità del divino maschile fa riferimento a tutto quello che è la mente, a tutto quello che è l'organizzazione, la pianificazione, la struttura, lo scegliere, il dare una direzione, la costanza, l'azione, il movimento che porta a risultati. È un po' tutto questo, quindi per certi versi sento che è questo che state rifiutando. Anche solo ipotesi, il fare dei programmi. Ah, non lo so domani dove sono, poi ci penso. Ecco, quello è una mancanza di divino maschile, è una mancanza di pianificazione ed è in quel senso che intendo. Spero di essere riuscita a rendere l'idea, fatemi sapere poi nei commenti e fatemi sapere anche se vi risuona. Ok, andiamo a vedere adesso Osho, vediamo cosa ci dice. Ah, due di coppe, ragazzi. Amichevolezza e il creatore. Wow. Ho come la sensazione che vogliono dirvi, sei tu che crei l'amicizia. Questo è un re di bastoni, il re di bastoni. E guardate, re di bastoni! È il vostro potere di dirigere la relazione. Difatti, chi dirige? Il divino maschile. Chi dà ordine? Il divino maschile. Chi dà struttura, regole, piani, programmi? Il divino maschile. E qui è quello che vi dicono. Lavorate sul vostro modo di darvi. Date un ordine, una struttura, ponete dei limiti, create voi il tipo di relazione che voi volete creare. Se qualche cosa all'interno di una relazione non vi sta bene, avete il diritto e anche il dovere verso se stessi di dire: senti, questa cosa mi dà fastidio, per piacere, non la fare più. Va bene, andiamo a vedere un pensiero su cui riflettere. Perché mi è difficile aver fede? Sì. Mm, mm, mm. Difatti anche il Papa è il contrario, ragazzi. Ok, vediamo un lato negativo, o meglio, una zona d'ombra di questa possibile visione che voi avete della donna, del ruolo femminile, piuttosto che della vostra parte emotiva. Conflitto. Il conflitto è su come maneggiare la situazione, su come creare un'amicizia in equilibrio. Adesso qui però era girato così. Andiamo a vedere ancora un consiglio con le fatine. Allora, questa carta vi dice di fare, di esprimere dei desideri in modo saggio. Partite dal mondo, avete una piena consapevolezza di qual è la dinamica, la realtà, ok? E poi vi dice anche, giustamente, che va bene desiderare, ma a un certo punto bisogna agire, fare qualche cosa per rendere reali i propri sogni, i propri desideri. E poi qui vi dice di chiedere per un aiuto, sostanzialmente. Ehm, Però sì, può essere un aiuto di tipo fisico,
magari, non lo so, potrebbe essere se avete problemi a gestire il tempo, a gestire le vostre energie, le vostre risorse, magari c'è qualche aiuto online che potete trovare, qualche libro, cose di questo genere, ma soprattutto indica il chiedere aiuto agli angeli. Se ci fate caso, qua ci sono delle piume. Quando voi vedete delle piume in giro, in posti che normalmente non prevedono l'esistenza di piume, quelli sono dei segnali da parte degli angeli. Bene, ragazzi, fatemi sapere, insomma, se la lettura vi è stata utile. Io spero di sì, spero che sia stato uno spunto di riflessione interessante. Fatemelo sapere con un like, con un commento, con la condivisione, l'iscrizione. Per me ogni tipo di aiuto è molto importante. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!